Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è arrivato il momento, dopo circa 30 giorni, per andare a vedere fra due sistemi diversi per fare le talee qual è il sistema che si è comportato meglio. Andremo a vedere fra il sistema cosiddetto della bottiglia e il sistema classico, invece quello del vasetto, qual è quello che alla fine, almeno il sottoscritto, reputa migliore fra i due. Innanzitutto vi faccio vedere il luogo dove io faccio le talee e dove faccio anche, dove semino anche. È un luogo, come potete vedere, è un retro, è una scaletta che c'è nel retro della casa. Vedete che è disseminata di vasi e vasettini perché in questa zona praticamente non batte mai il sole, tranne forse una mezz'oretta la mattina che arriva qualche raggio diretto, se no i vasi che qui vedete e anche le bottiglie che vedete lì in fondo sono state messe, ecco guardate, le bottiglie sono proprio a ridosso di un sasso, addirittura c'è l'ombra dell'edera, cioè qui proprio il sole non lo beccano mai. E qui, in questa addirittura vedete sono da seme, sono delle rudbecche nate da seme, le talee trovano il loro habitat naturale. Queste addirittura vedete le ho messe proprio sotto una pianta e vedete che hanno preso. Adesso andiamo a vedere. Vedete, qui ci sono le bottiglie, adesso andiamo ad aprirle, le apriamo proprio insieme e qui ci sono le talee invece che ho fatto col sistema classico del vasetto. Andiamo a vedere come si sono comportate. Bene, allora adesso faremo un confronto proprio pari pari. Qui ci sono 5 vasetti contro 6 bottiglie, praticamente la stessa quantità o quasi. E andiamo a vedere come si sono comportate. Sono state fatte esattamente nello stesso giorno, quindi nello stesso giorno in cui ho fatto le bottiglie ho fatto anche i vasetti. Tengo a precisare che non ho mai fatto il sistema della bottiglia, quindi sono curioso quanto voi di vedere come si sono comportate e non le ho ancora aperte, quindi lo facciamo proprio in real time insieme. Allora qui vediamo, ecco, per dire, questo è un vasetto in cui una sembra ma è ancora lì in stand by essere attecchita, mentre l'altra vedete, eccola qua, è andata. Quindi, e il perché lo si capisce subito: il vasetto è troppo bagnato e dopo vi spiegherò anche questa particolarità, questa difficoltà che viene nel fare le talee. Qui sembra stare tutto bene, di queste due tutte e due sembrano aver preso, anzi c'è una terza qui, sembra aver preso anche lei, però come potete vedere non hanno ancora, qui sembra che puntano delle prime foglie, ma è ancora tutto molto indietro. Questa è messa male, molto male, andiamo a toccare, ma come vedete la rimettiamo dentro, ma questa molto probabilmente non prenderà mai. E qui ce n'è una che sembra che al centro spunti una fogliolina. È tutto molto indietro, eccolo anche qua. Guardate anche questa ormai mi sembra che non sia messa molto bene, anche lei il colore giallo così non è un buon segnale. E adesso andiamo invece a vedere le bottiglie. Adesso posizioniamo la telecamera nel suo supporto e andiamo a vedere come si sono comportate. Allora, apriamo la prima. Eccola qua. Come vedete sta bene e all'interno vi è, se la si vede bene, vi è una prima fogliolina che sta nascendo. Anche lei è indietro comunque come talea, non ha ancora radicato molto probabilmente. Andiamo a vedere la seconda. Anche questa, vedete, siamo in presenza di due foglioline che stanno arrivando, questione di poco secondo me, ci siamo quasi. Andiamo a aprire la terza e qui cominciamo a avere anche qua, ecco qui ce n'è una morta, vedete? Eccola qua, adesso la tiriamo fuori, questa è andata, questa non ce l'ha fatta, l'altra invece sembra lì in stand by. Andiamo a aprire quest'altra. Oh, e qui c'è la sorpresa, guardate che bella questa, guardate come ha già preso bene questa e anche quell'altra, sono due, una vicino all'altra, ma guardate come le foglie hanno già preso. E andiamo a vedere quest'altra e anche qui, eccola qua, guardate che belle foglie all'interno, e anche l'altra punta già le foglie, ci sono delle foglioline, quindi anche lei 2 su 2 hanno preso e preso bene anche. L'ultima bottiglia, qui purtroppo abbiamo fatto un bel buco e giustamente la pianta è morta.
la Thalea non ce l'ha fatta. Allora, cosa dire di questo primo esperimento? Come potete vedere ne abbiamo una e una due che sono veramente molto belle, nettamente meglio delle altre. La percentuale di morte è simile perché anche lì ne era morta una, fortemente anche qui ce n'era un'altra che è morta. Forse un poco maggiore rispetto al vasetto la bottiglia, però vi è un particolare che voglio dirvi che non è da poco per noi, soprattutto per chi ha poco tempo. Io a queste bottiglie non ho fatto praticamente nulla per 30 giorni, cioè le ho bagnate la prima volta, le ho nebulizzate e trovate il video dove ho fatto questa operazione, le ho ricoperte, bisogna stare solo attenti di ricoprirle bene, di chiuderle bene e poi come potete vedere le ho tenute in quella zona ombrosa, basta, non gli ho fatto nulla. La temperatura, ci sono stati giorni più caldi, meno caldi, c'è stata siccità, ha piovuto, non importa, la bottiglia non gli fa nulla perché che piova o non piova l'acqua comunque non entra, si basta da sola, si basta con l'umidità che crea all'interno. Le altre ho dovuto regolarmente tutti i giorni andare a nebulizzarle con la canna, cioè con lo spruzzino nebulizzatore, le ho sempre bagnate tutti i giorni, non mi sono mai dimenticato di farlo. Il problema qual è? Come è successo in questo caso, che certe volte si bagna anche troppo. Guardate questo è zuppo, però avendone anche tante c'è il rischio di andare a fare magari un lavoro anche un po' troppo velocemente o magari perché si ha poco tempo e quindi la quantità d'acqua da regolare sicuramente è più difficile. Sintesi, sicuramente l'anno prossimo adotterò in grande stile questo sistema. Perché? Perché una volta speso il tempo per tagliare le bottiglie, che poi si possono anche riciclare perché l'anno prossimo le riciclo pari pari, non devo neanche cambiarle, una volta che ho le mie 10, 15, 20, 50 bottiglie a secondo delle talee che devo fare, non devo fare altro che fare la stessa lavorazione dei vasetti ma farla all'interno della bottiglia. Dopodiché gli metto il suo bel coperchio, la sua bella bottiglia e io posso dimenticarmene. Se anche ho un 10% in più di percentuale di talee morte e chi se ne frega, anche perché ne posso fare quante ne voglio. La talea abbiamo visto comunque che abbiamo ottenuto un buon 80% di radicazione, cosa voglio di più? Fosse anche un 50%, viva a questo punto la bottiglia. Pollice in su almeno da parte mia per la bottiglia, fatemi sapere anche voi se avete sperimentato questo sistema, cosa ne pensate e soprattutto condividete questo video. Ciao e alla prossima!